Ciao. Prima che tu dica qualsiasi cosa, no, tu non sei il solo a non pullare meta, a pensare che non gira tutto attorno al fatto di fare il numero più grosso e soprattutto al fatto che pullare semplicemente perché un personaggio ti piace per estetica non è sbagliato. Io ho conosciuto tantissime persone in gruppi Discord dove letteralmente si pullava solo per il personaggio più forte, il personaggio più performante, quello che ti sta nel team giusto, vista la moda dei gacha di oggi di farti uscire un personaggio forte e poi tutti i personaggi secondari del team, i buffer, healer eccetera a seguito. Questo ti obbliga quindi a dover pullare per forza tutti i personaggi necessari per poter completare il team. Ma è veramente l'unico modo per giocare questo? Premettendo subito che ognuno può giocare come vuole, io non sono qui per dire a te se devi pullare perché un personaggio ti piace o perché ti serve nel team, ognuno gioca come vuole, però il mio pensiero è che tu puoi giocare ampliando i tuoi orizzonti, diciamo puoi cercare di apprezzare il gioco a 360 gradi. Io per esempio sono una persona che segue la trama, mi piacciono i personaggi e pullo quelli, però pensa meno al meta. Ci sono e conosco persone che preferiscono il meta oppure preferiscono direttamente l'estetica dei personaggi. Secondo me in entrambi i casi tu ti stai godendo il gioco non appieno. Ora, io ho avuto il piacere di conoscere tantissime persone grazie al fatto che faccio video, grazie al fatto che parlo dei gacha. C'è una grande community anche italiana che nel gruppetto degli amici dove si gioca a fare la nuke più potente con Mavuika, magari che dicono ma a me piace questo personaggio, magari lo pullo, e lì il finimondo. No, ma che schifo, ma non ti serve a niente, è inutile. Io vi dirò una cosa. Se volete pullare un personaggio per l'estetica, non vi dovete vergognare, non sei da solo. L'intera serie che ho dedicato su questo canale e che tra l'altro mi ha fatto più conoscere rispetto agli altri contenuti è basato principalmente sul pullare personaggi che a dir poco non mi servono a un cazzo. E la coincidenza è questo l'unica cosa che è l'eccezione, perché se io trovo un personaggio forte che sta bene con un altro personaggio forte e casualmente entrambi i personaggi mi piacciono, allora è una coincidenza. Mi piacciono entrambi e quindi li ho entrambi. Ma se uno dei due non mi fosse piaciuto e magari mi servivano effettivamente all'interno del team, potete star certi che non l'avrei mai pullato. Vi faccio un esempio molto più attuale, Columbina. Molto probabilmente Columbina sarà molto collegata con le reazioni lunari. Sapete quanti personaggi in reazione lunare ho pullato? 0. Per me, in teoria, Columbina non dovrebbe servire a niente. E invece ci sto praticamente risparmiando l'intero Cristo di pull da veramente tanti mesi, skippando soprattutto personaggi che l'avrebbero resa molto utile. Cosa mi interessa alla fine? Se io non posso avere un personaggio che mi piace per vedere il numeretto più grande? Le persone si dimenticano principalmente che questo è un single player. Il single player non deve avere la competizione. Ovviamente i giocatori sono liberi di crearci la competizione, ma non deve ruotare tutto attorno a questa cosa. Ci sono altri giochi per fare le competizioni, ma se io devo, pur di essere il migliore di te o di qualcun altro, devo rovinarmi l'esperienza e forzarmi a pullare meta, magari pullare un personaggio che può essere il personaggio più rotto di tutti, l'healer migliore di tutti, solamente perché devo farlo? Io capisco che al giorno d'oggi gacha sono diventati un se non pulli questo personaggio non fai un cazzo dei nuovi contenuti, lo so, e ovviamente essendo un'azienda cercano in tutti i modi di farti andare da quella direzione. I personaggi hanno un'estetica, i personaggi hanno un certo modello, una doppiatrice o un doppiatore, dei poteri. Io per esempio sono molto superficiale perché se vedo il gameplay di un personaggio e vedo che le animazioni sono incredibili, io lo potrei anche pullare solo per quello. Ovviamente io gioco anche molto meta, però non è la mia priorità. Io non faccio contenuti, non faccio guide meta. Io faccio una serie che un tempo si chiamava Riuscirò a trovare, dove lo scopo era trovare quel personaggio che mi piaceva. Che male c'è? Io per fortuna ho anche conosciuto persone che come me se ne sbattono il cazzo, però allo stesso tempo c'è questa sorta di terrorismo psicologico nelle persone quando dicono non la pullo. Mi piace, ma non mi serve a niente.
E qual è allora lo scopo del gioco? Fare i numeretti più alti? Io lo so che per voi il divertimento, per alcuni di voi il divertimento è anche quello di fare i numeretti più grossi. Personalmente, se un personaggio non mi piace, io tendo a non usarlo. Sì, lo so, è un ragionamento stupido, è un ragionamento che non c'entra niente ed è anzi contro il meta, ma io preferisco un personaggio che mi piace più fisicamente, un personaggio che mi piace utilizzare, mi piace le caratteristiche, eccetera, eccetera, piuttosto che effettivamente essere utile in gioco. Poi ci sono le eccezioni. Mavuika per esempio mi piace molto come personaggio, è un Archon, quindi entra nelle eccezioni già per quello, ma è anche molto potente. Castoris è veramente rotta, almeno per gli aggiornamenti di Amphoreus o Amphoreus, e anche mi piace tantissimo. Il fatto del drago mi fa impazzire, ma alcuni pensano che semplicemente non ne valga la pena, perché appena uscirà la nuova versione di Star Rail definitiva, il nuovo pianeta o quello che è, o il prossimo ancora, non sarà più meta, non sarà più utilizzabile. Rifletteteci un attimo. Il ragionamento è: io non pullo un personaggio che adesso è meta, ma poi non lo sarà più. Ma secondo questo ragionamento tutti i personaggi cesseranno di essere rotti per dar spazio a futuri personaggi rotti. Secondo la vostra logica, non pullare nessuno, non stare lì ogni volta a dire questo non sarà rotto più tardi, quindi non lo prendo quello rotto dopo, che poi dopo ancora non sarà più rotto. È più difficile dire questo personaggio mi piace e poi non mi piace più. È molto più difficile. Se un personaggio ti piace sempre. Skirk, io quando ho pullato Skirk, io non avevo idea di che cosa facesse. Le Angel of Delusion, che più persone, tra cui Soter, un saluto a Soter, mi dicono che saranno sicuramente delle pippe, saranno 3 ragazzine di Zenless che non serviranno a un cazzo, che saranno un team solo tra di loro e non avranno sinergia con altri personaggi. A me piacciono loro, mi piacciono esteticamente. Poi effettivamente quello che faranno in meta sarà tutto di guadagnato, perché io di base le prenderò per l'estetica. Questo video è per le persone che si obbligano per il meta, si obbligano, senza pensare che questo personaggio mi piace. Ti piace? Pullalo. Non ti piace, però lo vuoi perché è meta? Pullalo. L'unica cosa che io non apprezzo è quando un personaggio ti piace, lo puoi avere, ma dici no, non mi serve per il mio account. Allora fai come qualcuno, apriti un secondo account, prenditi solo i personaggi che ti piacciono, però sta attento, poi non lamentarti che non hai più tempo per giocare ai gacha. E questo è un argomento che prenderò in seguito. Tempo per un nuovo video prossimamente. Restate sintonizzati, iscrivetevi, grazie. Quindi, qual è la morale di tutto? Che io i contenuti endgame non li riesco sempre a finire. È vero, non sto qui a dire ah, ma se prendi solo i personaggi che ti piacciono fai anche gli endgame. Non sempre, questo è anche vero. Però, se hai un account pieno di personaggi che ti fanno cacare, vincere ma a metà, sì, fai i contenuti endgame, però i personaggi hanno una certa estetica anche per farsi pullare. Il gioco, ovviamente essendo un'azienda, fa quel personaggio meta per fartelo pullare. In certi casi, in certi giochi che non nominerò, è diventato un personaggio uguale un king sessuale. Ormai è diventato questo, ahimè, non è più un gusto personale, magari ti piace quella più timidina, ti piace... No, ti piacciono i piedi, ti piacciono le ginocchia, il culo o le tette. Ormai è diventato principalmente questo in certi giochi. Anche lì, non mi piace un personaggio, però in meta mi serve, ma non mi piace. C'è pure l'opposto. Sono allibito del fatto che c'è gente che ha creato i tornei competitivi dove la gente si incazza seriamente come se fosse un League of Legends o un Valorant qualsiasi. È un gioco single player, è un lore game dove tu devi seguire principalmente la storia e la gente l'ha trasformato in League of Legends. Ma riprendetevi, è un gioco che non di base voi avete reso così, voi che state fissati col meta, che io ripeto, il meta è parte del gioco. Il gioco è anche meta, estetica e meta. Io conosco persone, ci sono quelli pullano solo donne, ci sono quelli che pullano solo ed esclusivamente meta, pullano solo ed esclusivamente estetica, e poi ci sono quelli che pullano tutti i personaggi che possono, a caso. E ci sono anche tipi di persone che giocano soltanto alla storia.
ignorando completamente tutto quello che è meta, endgame. Questi sono tutti modi di giocare che io ovviamente non posso metterci bocca, ma vorrei dare le mie due briciole. Sono modi di giocare che sono ovviamente giusti, sono tutti giusti, però incompleti. È come Minecraft, non esiste un modo per giocare a Minecraft. Tu lo puoi giocare competitivo, tu lo puoi giocare solo esplorativo. Secondo me è un po' uno spreco, perché comunque questi giochi come Genshin Impact, Unrail, Zenless, volendo anche Wuthering, vi posso assicurare che sono dei giochi che sono fatti bene sotto numerosi punti di vista. C'è chi cala un pochettino di trama, c'è chi cala un pochettino di meccaniche, c'è chi è più puntato sul combattimento, c'è chi più puntato sul contenuto sessualmente esplicito. E il gioco è tutto questo, è un bel complesso. Perché focalizzarsi solo su una roba? È vero, non potete pullare meta e al tempo stesso i personaggi che vi piacciono, perché se ci sono personaggi che vi piacciono che sono inutili e personaggi meta che magari non vi piacciono ma sono utili, che fa? Io mica posso shoppare, non ho tutte queste pull. Lì dipende cosa vince in quel momento. Ti piace così tanto quel personaggio? Prendilo. Quel personaggio è anche forte? Ancora di più prendilo. Quel personaggio non ti piace? È forte? Sì. È tanto forte? Prendi. Se te sei poi ricco che shoppi tipo Zanna, una cosa incredibile, Zanna per favore datti un contegno, allora prendi tutto, che te frega, prendi tutto. Poi vabbè, ci sono quei personaggi che ti fanno schifo e che non sono utili per il meta, e lì easy skip. Vorrei fare una piccola parentesi per concludere questo video, e se sei arrivato fin qui, complimenti, la DHD non ti ha ucciso. Shoppare non è obbligatorio. Molti pensano che il gameplay, cioè avete presente quel meme, l'avrete sicuramente visto, gameplay medio di Genshin Impact, e c'è l'animazione del POS con la carta di credito. Allora, io ho shoppato 600 euro in 3 giochi in 5 anni. 600 euro per che cosa? Per avere personaggi costellati, e le costellazioni sono solo per farti fare le cose più grosse. Ma vi posso assicurare che se tu non shoppi un euro e fai solo le missioni, tu col team base puoi fare tutto. Ci sono persone, io conosco persone che hanno ancora un team estremamente base, un team comunque base, oppure trovato risparmiando con l'esplorazione, e riescono a fare contenuti per potersi godere il gioco. Vuoi goderti ancora di più il gioco? Vuoi fare contenuti ancora di più esclusivi? Shoppa. Non vuoi shoppare? Il gioco non perde, quindi smettetela di dire che shoppare è obbligatorio. Se c'è un personaggio meta che è forte e non ti piace, lo schifo che c'è per il personaggio è superiore o inferiore alla sua forza, e non c'è bisogno di fare un calcolo matematico, lo guardi e dici è potente, mi piace leggermente, puoi prenderlo, via. Smettetela di avere pregiudizi su chi pulla solo per estetica, avete rotto il cazzo. Siete voi sbagliati, che non riuscite a scindere la cosa. Io soprattutto sto parlando con quelli che si obbligano, ok? Ma anche con quelli che giocano solo ed esclusivamente meta. E sapete cosa io ho notato? Molte persone attorno a me mi hanno confermato questa cosa, mi prendevano per pazzo. E invece, che se tu giochi solo meta, tendi a quittare il gioco perché lo trovi noioso. E poi magari io ti dico, ma scusa, hai quittato il gioco? Che sia Starrelli, che sia Genshin, che sia Zenless. Mi viene una domanda, ma quittando il gioco non hai la curiosità di sapere come va avanti la storia, la trama? Ah, ma io la trama l'ho sempre skippata. E adesso capisco tutto. Ah, non avevo... Ma io ho iniziato a Wuthering, ma siccome la storia mi faceva 2 palle così mi ha fatto, io il gioco l'ho quittato. Ma non sto qui a dire, gioco di merda, perché mi ha annoiato. No, come dissi nel vecchio video, io capisco il potenziale di Wuthering, io capisco che alle persone questa cosa può piacere. Ci ho provato 2 volte a giocare e 2 volte ho fallito, ergo non è un gioco per me. La trama non mi prende, la trama la trovo noiosissima e quindi non ho avuto altro che quittare. Io sono così. Se non ho una trama, per me il gioco non vale un cazzo. Almeno che non è uno di quei giochi dove la storia te la crei tu, tipo Minecraft. Ma Genshin Impact e questi gacha, la storia non te la fai tu, la storia è sua. Se non la segui, sappi che prima o poi, ovviamente non è un dato certo, non è un 100%, ma prima o poi quitterai. E credimi che io di persone che hanno quittato il gioco ne sto conoscendo tantissime, e io subito le addocchio. Come fai a capire immediatamente il tipo di persona che quitterà il gioco? O che l'ha già quittata e quindi già sai l'informazione. Urlano che vogliono il bottone per skippare la trama.
ma non per skippare gli eventi, che quello potrei anche capirlo, o le missioni secondarie, che lì potrei anche capirlo, ma chi vuole skippare la trama, che giochi a fare? Detto questo, signori, io ho detto le mie 2 bricioline. Spero che, diciamo, abbia dato coraggio in un certo senso alle persone di pullare e giocare al gioco per come, non come dovrebbe essere giocato, ma come vorresti tu giocarlo, tu giocatore medio di gacha. Detto questo, grazie mille per aver visto questo incredibile video, lascia un mi piacino per favore, non lo chiedo mai, fallo e iscriviti, dai, su. Cazzate a parte, io vi ricordo sempre che ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì streamo a partire dalle 15. Vi ricordo che c'è un bellissimo gruppo Discord dove ci sono leak e anche tantissime belle cosucce dei vari gacha, soprattutto di Hoyoverse, o attualmente solo di Hoyoverse, in cui potete seguire i miei annunci, potete avere tutte le notifiche in tempo reale del sottoscritto che inizia le stream anche extra. Lasciate un commentino per dirmi cosa ne pensate e fate come l'ultimo video che mi avete lasciato le bibbie praticamente di commenti, che io me li sono letti tutti, molto interessanti i punti di vista degli altri, e ovviamente dirò le mie 2 briciole anche sotto ogni fottuto commento. E se commenti ti metto il cuoricino, lo faccio, giuro che lo faccio.